molto. Buongiorno viaggiatori, è lunedì, siamo già alla lavagna, facciamo i conti della scorsa settimana di cosa abbiamo speso su Paguro. In realtà poca roba a livello materiale perché abbiamo semplicemente smanazzato molto. Allora, prima di tutto abbiamo comprato i tubi per la scaletta, quindi tubi, scaletta, totale 5 euro, facciamo 6 euro, ok? Poi abbiamo comprato il plastificante, se ve lo ricordate, per plastificare la tenda o comunque impermeabilizzare la tenda. Abbiamo usato 2 bombolette, quindi 2 per plastificante, costano 7,70 euro, facciamo 15 sempre per i conti pari, quindi 15 euro. Poi abbiamo usato, come faccio a conteggiarvi quel po' di impregnante che ho dato? Facciamo così, l'impregnante ce l'avevo già in casa, 5 euro di impregnante, la toppa che ho messo e la colla aggiungiamoci 10 euro, quindi toppa più impregnante, ok, facciamo 10 euro, porta il totale a 25 più 6, 31 euro, ragazzi, sempre i conti dispari io devo fare. Allora, 31 euro vengono 7.266 euro. Andiamo a correggere, finché ce l'ho in testa. 66 euro, perfetto. Ragazzi, questa settimana ci concentriamo sul portapacchi che dobbiamo fare sopra la tenda, perché ci andrà la cassetta portaattrezzi e 2 taniche da 5 litri in modo di avere maggiore autonomia se andiamo un pochino fuori dove non è sempre detto che trovi dei distributori. 10 litri di carburante in più, insomma, ti assicurano quel minimo di autonomia per rientrare, per intenderci. Dopodiché dovremo andare in officina da Beppe, che praticamente ci vado ora, e andiamo a sentire quando è disponibile per darmi una mano a montare l'assetto, perché è arrivato chiaramente tutto. L'unica cosa che manca sono la piastra che dovrebbe arrivare oggi del para riduttore e cambio, e del resto, ragazzi, blindiamo Paguro, anche perché fra poco cominciamo a farlo bello, ma non bello, lo facciamo proprio bello bello. Or dunque, eccoci qua, raccolti i capelli, pronti a lavorare. Siamo di fronte, ragazzi, al nostro portapacchi. Mi sono messo un pochino avanti perché domenica pioveva, che faceva schifo, non c'avevo niente da fare, sono partito a fare il portapacchi. E come vedete dovrà alloggiare questa, che è una vecchia cassetta porta munizioni militare che mi servirà per i miei, diciamo, il mio portaferri, quindi gli attrezzi, diciamo, che ti possono servire per le riparazioni, e 2 taniche da 5 litri. Per fare questa cosa, come vedete, il portapacchi è realizzato in maniera semplice, sono 3 listelli di quadrello, diciamo, di alluminio, un pezzo di alluminio mandorlato che avevo trovato in mezzo ai miei ricambi, per quello che io non butto via niente, e tutte queste belle staffe e staffettine che vedete che adesso andremo ad avvitare. Sto quindi facendo le varie misure con questi bellissimi ganci, perché successivamente con queste corde a cricchetto noi andremo a tenere ferme le nostre taniche e il nostro, diciamo, porta attrezzi, in modo che sia fermo sul tetto, non si muove più e sia lì meravigliosamente. Buon ragazzi, è ora di metterci al lavoro. Buon lunedì! Buon raga, bel modo di cominciare il lunedì, cioè, veramente carino, pratico, veloce,
speso poco, praticamente tutto materiale di recupero, sì e no, ho speso 3-4 euro l'una delle taniche, il resto tutti attacchini, cose che avevo io, fori, rivetti, cose varie. Abbiamo fatto di fatto, ragazzi, okay, un portapacchi che pesa pochissimo, perché noi abbiamo l'ultimo pezzo che vi ricordate libero sul tetto, ma le mie barre portatutto della macchina reggono un 75 kg di tenuta, 50 ce li siamo già fregati con la tenda, ne avrei 25. In automatico questa struttura mi vede 10 kg, diciamo, se le taniche sono piene, 5-6 kg di attrezzi e roba del genere e altro, quindi rimango ben sotto da quello che sono il carico massimo del mio portapacchi. Per me ci vediamo domani. Buongiorno, è martedì dall'antro del tamarro. Oggi, ragazzi, si decreta proprio in maniera completamente molto disinvolta il fatto che qui dentro si creano robe seriamente tamarre. Ragazzi, queste sono le gomme, ieri prese da Crisi mi sono fatto le scritte bianche con la R bianca, mi sembra giusto, ma oggi, dato che gliene volevo dare e abbiamo tecnicamente finito il portapacchi, devo solo adesso prendere giù e guardate, svasare, lisciare, cioè in modo che non ci si prenda contro e altro, mi sono scappati in mano due vecchi fari orribili, erano due vecchi fendinebbia montati sull'Arcadia completamente rotti. Cosa fai, non glieli metti sul portapacchi? Scusa, guarda, ecco, ok, cioè quando il tamarro ti prende tu non puoi fare, lo devi assecondare, se no non ci sta. Una cosa importante, ragazzi, mi raccomando, i fari, ragazzi, sopra l'asse dei fari originali, in questo caso sul tetto, non si possono montare e devono essere omologati, devono avere una propria omologazione. In questo caso per noi è solo un fatto estetico, proprio tagliati i cavi, chiaramente ci sono non funzionanti, quindi è visibile e non infrangiamo alcun regolamento. Sul discorso magari fari aggiuntivi sul tetto dove il profondità fendinebbia, ne parleremo con calma. Boh, mi accendo la stufa e mi metto al lavoro che finiamo sto super tamarro portapacchi. E che il tamarro sia con voi, cioè ragazzi, spettacolare, neanche a farla apposta, delle misure meravigliose. Saliamo sullo scaletto, guardate le taniche rispetto alla tenda, proprio perfetto. Ok, come vedete sono ancorati con dei cavallotti a U in acciaio e avvitati. Al momento vedete che le viti sono, come potete vedere da qua, molto lunghe. Posso prevedere più avanti di tagliarlo, fargli una piastrina, boh, mi frega il giusto. Comunque ragazzi, tutto solido, le misure sono perfette sia da una parte che da quell'altra ed è anche abbastanza pratico e comodo, come immaginavo, ad esempio reperire la cassetta, perché è sufficiente aprire la macchina, riesci tranquillamente a salire, vedete, sul battitacco e quindi sei già, vedete qui sopra, quindi da qua sganci, ti prendi giù la tua cassetta o ti prendi giù le taniche. Bello, mi piace. Portapacchino speso 20 euro, boh, insomma, poca spesa, tanta resa, va che lavoro. E il nostro fuoristrada è dotato anche di portapacchi aggiuntivo, volendo rimane anche un po' di spazio se devo inserire teli o cose del genere. Ora, siccome oggi ho il tamarro proprio impellente, cioè proprio qui che mi dici dai facciamo delle tamarrate, io continuerei con le gomme che, oh ragazzi, adesso sinceramente parlando, sono veramente tamarre.
Dai, facciamo le bianche. Per stamarrare a dovere le gomme, in realtà è una procedura molto semplice, non che sia un granché duratura, però semplicemente è d'effetto, è simpatica, mi piaceva. Ora, l'unica cosa che dobbiamo fare è prendere un goccino di solvente, io uso il diluente sintetico che faccio prima, bagnare la scritta che noi dobbiamo andare a pulire e semplicemente andare a comprare dei pennarelli indelebili che sono di fatto pieni di vernice bianca, chiaramente, oddio, se la volete fare giallo o rosso fate voi, e dopodiché andare semplicemente a passarglielo. Il diluente apre leggermente i pori della gomma quando noi andiamo a pulirlo, quindi diciamo il colore che noi andiamo a mettergli va subito in tiraggio. È semplicemente una po' stancante, perché chiaramente devi essere lì, più sei bravo meno sbavi, insomma più è carino, perché se andate a vedere, guardate qua ad esempio qui vedete vicino, magari se non sei proprio preciso, o ecco qua magari si vede un pochino meglio, niente che a me va bene tutto, però se riuscite a mettervi la gomma come in questo caso vedete su dei cavalletti, riuscite a lavorarci dall'alto, è un pochino più semplice. Vabbè, non vi tedio, vado avanti a verniciare. Non ne posso più, io sono già ste cose, per l'amor di Dio. Comunque abbiamo già fatto 2 gomme, sto valutando, questa avevo fatto la R piena e qui no, ditemi voi, però così Radar Renegade è bellina, tamarrina al punto giusto, quindi ci siamo. Bene, laboratorio, sono esploso una mina, va tutto bene. Secondo me ci vediamo domani. Buongiorno, è mercoledì dal laboratorio Super Tamarro. Questa mattina, ragazzi, senza tediarvi troppo, finisco le ultime 2 gomme con le mie scritte bianche, dopodiché ci concentriamo su una cosa che penso che vi interesserà. Cominciamo ad inserire all'interno di Paguro tutto quello che ci può servire per quando facciamo i viaggi, quindi dalle pentole alle piccole accortezze. Sarà una procedura che ci vorrà del tempo, però intanto per farvi vedere l'alloggiamento, i posti, dove le mettiamo, cosa ci portiamo dietro. Volevo invece, ragazzi, spendere 2 parole sul discorso gomme. Allora, come vedete noi abbiamo scelto grazie ai tecnici, ragazzi, di Gomma Planet, dopo ve ne parlo, questo tipo di gomma che tecnicamente è una T, cioè un all-terrain. La marca è Radar, il modello è la Renegade ed è la T5. La Radar stessa produce 3 modelli, c'è la T, l'MT e l'RT. L'MT viene da sé, M-Mood è quella più artigliata da fango, l'RT è la Rugged, è quella diciamo con una carcassa ancora più robusta per chi fa roccia, cioè diciamo il rock rolling americano, mentre tutti i pneumatici AT, quindi all terrain, sono studiati per avere, cioè diciamo fare un po' tutto senza fare bene niente, perché di fatto il problema è quello. Quando noi parliamo di gomme, parliamo di fuoristrada, sono 2 parole che metterle insieme è molto difficile. Perché? Perché non esiste la gomma perfetta, la gomma che fa tutto, magari negativo. Solitamente se uno vuole fare fuori strada, almeno deve avere 2 treni di gomme. Un treno di gomme, come in questo caso una T, il secondo treno di gomme è già pronto, con le gomme proprio artigliate da fango, cioè voglio fare un'uscita abbastanza impegnativa, una T non ce la farebbe perché non avrebbe il grip, monto le gomme da fango, ma non posso tenere le gomme da fango su asfalto per il prossimo mese, altrimenti oltre al rumore che fanno le sbriciolo. Quindi è chiaro che diciamo devo fare un connubio. Questo modello diciamo che si confà, per darvi un'idea come caratteristiche tecniche, alla BF Goodrich, l'All Terrain, che diciamo era la più famosa perché la prima nata. Secondo me la Radar è un'azienda che spinge molto in America e trovate anche sul web, fra l'altro, molti video dimostrativi sia dell'AT5 che dell'MT che dell'RT. È veramente un'ottima gomma, un pelo rumorosina perché me la dichiarano, mi sembra 72 decibel, però è accettabile, cioè nel senso rientriamo in quello che vi dicevo prima, è un compromesso. Se io parto dal presupposto che questa gomma andrà ad equipaggiare il mio 4x4 e non lo smonterò più, e se devo togliere questa gomma è semplicemente per mettere delle artigliate da fango, ho bisogno che questa gomma sia il più polivalente possibile. Ecco che ci viene in aiuto la scelta della Radar Renegade AT5. Come detto prima, la scelta è stata molto
diciamo un po' difficile, e qui ragazzi veramente grazie ai ragazzi di Gomma Planet. gommaplanet.it, dateci un'occhiata, è un negozio online dove voi potete acquistare direttamente i pneumatici di qualunque tipo di veicolo e vi arrivano direttamente a casa. 2 giorni queste sono arrivate a casa, DOT sempre freschissimo, che non è poco, e la cosa buona è avere una varietà infinita, cioè quando eravamo, per darvi un'idea, arrivati a diciamo dover scegliere la gomma, mi avevano dato un listato di 10 pneumatici per dire: per noi abbiamo identificato questi, dacci un'idea, quindi tanta roba. Molto professionali, molto cortesi e soprattutto ragazzi con dei prezzi fantastici. Queste gomme, le Renegade AT5, costano sul loro sito 100 euro. 100 euro a gomma, è veramente poco per un tipo di pneumatico del genere. Voi aggiungeteci, per darvi un'idea, 10 euro a gomma di montaggio quando le portate dal gommista, 110 euro a gomma, un all-terrain con, attenzione, questa è anche l'indicazione della neve, è un 4 stagioni, quindi a livello invernale tecnicamente posso girare senza catene. È veramente tanta roba, qualunque marchio, hanno veramente di tutto. Fateci un salto sul sito perché secondo me anche per i nostri camper tanta roba. Ascolta, io comincio a sverniciare con tutto e poi dopo giro paguro dalla parte del culo, che da fuori cominciamo a caricare la roba e ne parliamo insieme. A dopo. Allora ragazzi, parliamo adesso di cominciare a equipaggiare il nostro mezzo per quanto riguarda l'essere completamente autonomi o comunque avere sempre l'equipaggiamento a bordo delle cose che ci interessano. Bisogna sempre pensare ragazzi che non siamo in un camper, quindi abbiamo spazio di stivaggio già teoricamente ridotto, ma in realtà ce n'è veramente già tanto, in una cosa che è ancora più piccola, quindi dobbiamo imparare a gestire le cose piccole, pratiche, e ogni oggetto che mettiamo deve avere più funzioni. In questo caso prepariamo una sacca, là è inutile che vi dico, una sacca come questa la recuperate dove volete. Questa sacca, che verrà alloggiata, se vi ricordate il cassone, nella parte destra in questo caso, mentre alla parte sinistra metteremo altre cosine. Questa sacca dovrà contenere tutto quello che mi serve per cucinare, comprese le cose che servono per cucinare, cioè proprio a livello di ingredienti, e la parte della cura personale, che avrà un'altra sua sacchettina più piccola. Ora scusate che l'ho preso su, è un po' impolverata, magari prima la laviamo, e questa sarà la parte della diciamo cura personale, quindi dallo spazzolino da denti a quello che ti serve per lavarti, lavare i piatti e via discorrendo. Quindi all'interno della stessa sacca avremo un'altra sacca. Cominciamo a ragionare su quello che ci serve. Io cerco sempre di essere minimalista e uso i fantastici Tupperware, non so come li chiamate voi. Inserisco all'interno 2 orribili, avete presente le minestre già pronte, dai, il risotto, la verdurina, roba del genere. Perché? Perché quella è sempre stracomoda e mi assicura, almeno in questo caso, 2 pasti in qualunque situazione, anche se non ho niente dentro. Niente dietro con me o niente nel frigo. Poi c'è un secondo Tupperware che lo vedete, che è molto più piccolino. Qui dentro io di solito alloggio, allora, 3 dadi da brodo che li mettiamo qua. Metto dentro di solito 3-4 bustine di zucchero. Io ad esempio non zucchero mai niente, però è sempre utile se devi, diciamo, tirarti un pochino su, magari il clima è un pelino più rigidino. E butto dentro anche 3 tisane, ora in questo caso ai frutti di bosco, è una roba ripilante, però va bene così. Ok, questa tappata, come vedete, starà all'interno dell'altro Tupperware, che è quello che abbiamo appena fatto. E abbiamo, come vedete, già ridotto gli spazi in maniera molto consistente. Alloggiati i Tupperware, avete visto uno dentro quell'altro, parliamo di quello che ci serve per cucinare. Allora, uno, tenetevi sempre dietro. Questa è una tazzettina in alluminio, la comprate da Decathlon, ha visto cose questa tazza che meglio non vi spiego neanche quanti anni ha, quanti viaggi in moto, cose, neve, qualunque roba. Questa è una tazzettina dove io solitamente, quando è chiusa, occupa, come vedete, pochissimo spazio, molto resistente, che in alluminio è eterna. Poi io rubo sempre una vecchia padella, presente la padella ignobile che nessuno ha mai il coraggio di buttare via, talmente brutta? Beh, è molto comoda. Secondo, io uso questo che è un bellissimo vecchio cucchiaio militare di quelli pieghevoli, perché mi serve per, diciamo, cucinare, e lo tengo vicino alla padella. Poi ho 2 bellissimi bicchierini di plastica Gio Stile, penso degli anni 80, li avevano i rullotti miei, vedete voi. E questa invece, che è una cosa fondamentale che si compra a Decathlon, adesso ve la faccio vedere. Per ultima, la bomboletta della Camping Gas, che serve per il nostro fornello, come avete visto. Ora in questo caso ce n'è una, ma tenetevene dietro almeno 3-4 perché non avete idea dei consumi.
Torniamo alla padella. Qui dentro il vantaggio qual è? Che io ho una padella pentola con il suo manico, con dentro 4 piatti e 4 servizi di posate. Comoda, mi pare che costi una ventina di euro, è veramente fatta bene. Vi faccio vedere. I due manici, vedete, si aprono così, si alzano e si allungano, e in questa parte, chiudendola, mi crea il manico. Tolgo il mio coperchio e all'interno, guardate un po', ci sono sia 4 piatti, che sono molto robusti e fatti bene, ok? E 4 servizi. Perché 4? Solitamente, anche se il fuoristrada, diciamo, è facile che si vada via con un equipaggio massimo da 2 persone, 4 perché non sai mai che si scassi qualcosa o meno. La padella o la pentola, ci fate un pochino tutto, da un minestrone, un brodo, alla pasta. Tra l'altro è fatta bene perché, guardate, chiudendo questa parte, vedete che ha una levettina, la mettete qua da questa parte, tirando su, vedete, vado a scolarla, quindi mi fa anche da scolapasta. Tutto in uno, è molto pratica, molto comoda e come vedete occupa veramente zero spazio. Sganciate i manici e lo andate a richiudere. Fatta, ok? Molto pratica, costa poco e funziona bene. Ora prendiamo la nostra sacca, inseriamo tutto il materiale e poi la andiamo ad allocare dentro Paguro. Passiamo adesso, ragazzi, a un'altra cosa importante. Noi abbiamo già inserito nella sacca, come avete visto prima, tutto quello che abbiamo visto inerente a cucinare, mangiare e tutto il resto. Dobbiamo pensare però anche che ogni tanto tocca che ci laviamo anche noi, visto che siamo un po' bestie però. Allora, qua anche in questo caso bisogna ridurre al meglio le cose e fare in modo che siano utilizzabili in diverse maniere. Uno, parliamo di una spugna. Io uso le spugne, quelle grandi che si usano per lavare i piatti, vedete come sono grandi, e ne ho, come vedete, 2. Una chiaramente per lavare i piatti, l'altra per lavarmi a me. Magari non dalla parte verde, d'accordo? Però è inutile. Ma provate a farlo, fatta una volta, non è mica la seconda da mirata. Quindi 2 spugne sono divise, una per i piatti e una per l'igiene personale. Spazzolino, tenetevi sempre dietro un colluttorio, come in questo caso, magari chiuso, quelli con il tappo, perché qui sgarabattola parecchio, aiuta molto. Altra cosa, ne parleremo meglio, ma sicuramente la live l'avrete già vista mercoledì, di quello che ci serve per lavarci. In questo caso io ho scelto un tipo di prodotto che si chiama MDC dell'azienda Golden, perché uno è completamente biodegradabile e con solo questo prodotto faccio tutto. Vuol dire che mi lavo io, mi lavo i capelli, mi lavo addirittura anche i denti e ci lavo anche i piatti, ed è completamente biodegradabile. Per il fuoristrada è molto comodo. Vedete che ho scelto un barattolo che sia completamente sigillato e stagno, in modo che questo lo farà per tutto il viaggio, d'accordo? Quindi non prendete quei tappi che si aprono, che è un'esplosione di gusto, d'accordo? Altra cosa, cose importanti inerenti agli asciugamani. Questo è l'asciugamano classico, vedete che però è il 3/4, non so come chiamarlo, quello piccolino. Perché? Perché le cose importanti, c'è anche scritto Adventure Sport, in questa sacca qui dentro è, diciamo, alloggiato un accappatoio in microfibra. Quindi voi immaginate che in solo questo spazio qua c'è un accappatoio di una persona. Gli accappatoi in microfibra sono ottimi perché, diciamo, occupano pochissimo spazio e veramente asciugano in 2 secondi. La sua sacchettina stessa, una volta che tu hai tolto l'accappatoio, ti fa anche per asciugarti le mani, quindi sempre pensare al discorso di minimizzare le cose che mi possono servire. Vedete qui che ci sono invece 2 buste, la busta grande conterrà la busta piccola. Qui dentro, va da sé ragazzi, mettiamo tutto quello che è l'igiene personale, quindi in questo caso il colluttorio, il nostro spazzolino, 1, 2, decidete voi, la spugna che io decido di usare per lavarmi, e sono a posto. Questo l'ho chiuso. E io so che qui dentro ci sono le cose principali che non è il caso che vadano a contatto anche con le altre. All'interno invece, nell'altra busta, andremo ad alloggiare il nostro accappatoio in microfibra, che ha il vantaggio, come vedete, di essere molto spiaccicone, e quindi ci facciamo stare tutto il resto. Il nostro accappatoio, scusatemi, asciugamano piccolo, anche questo, vedete la differenza, già questo va a occuparmi un sacco di spazio, d'accordo? Dobbiamo ancora alloggiare il nostro sapone, la nostra sacchettina e l'ultima spugna, che è quella che serve per lavarci noi. Ora pigio tutto come un assassino, mettiamo dentro la nostra solita sporta, dopodiché andiamo in macchina a caricare tutto.
Bentornati nel bagagliaio di Paguro. Ora, come vedete abbiamo alloggiato la nostra sacca e dentro c'è, come vedete, la padella e la pentola. Ora, questo materiale, che è quello che noi dobbiamo andare ad inserire, lo mettiamo chiaramente all'interno della nostra sacca, che per me è più pratico inserire prima la sacca e poi dopo mettere dentro il materiale. Riesco ad allocarlo un pochino meglio. Poi io, ragazzi, ognuno, cioè, diciamo che queste sono cose che, anche se non ve le spiego, dovrebbe essere la stessa cosa, d'accordo? Quindi, ad esempio, le bombolette potete decidere di tenerle fuori, potete decidere di tenerle dentro. Fatemo un po' voi come vi piace di più la questione. Abbiamo il nostro ultimo asciugamanino di emergenza e andiamo semplicemente a chiudere la nostra sacca. Vedete? Così abbiamo la nostra sacca che prende esattamente questo spazio che noi ci eravamo, vedete, ideato, e abbiamo quest'altro spazio libero. Ma adesso vediamo perché. Ragioniamo quindi, ragazzi, sull'altra parte del bagagliaio che era rimasta libera. Perché? Perché ci serve come mini stivaggio per quello che ci serve quando noi siamo all'esterno. Partite da un presupposto: non siamo tutti uguali e ognuno fa del minimalismo parte di sé o meno. Io diciamo che sono una via di mezzo, cioè dopo tanti anni e tante esperienze, anche la sedia con cui vado a sedermi fuori può essere anche un ceppo di legno, però fate i conti anche su queste cose. Ci viene sempre in aiuto Decathlon con delle cose fantastiche. Questo ad esempio è uno sgabellino a 3, guardate, ha una cinghietta di tenuta così, si apre in un attimo, ci sta, guarda, c'ha la forma del culo, ok? Ci sta, perfetto, è ad un'altezza civile dal suolo per stare letteralmente svaccato, e soprattutto la cosa comoda è che quando è chiuso, guardate qui, occupa veramente un cacchio di spazio. In questi io me ne tengo dietro 2, d'accordo? L'altra cosa fondamentale è questo penso che sia una mezza novità di Decathlon, è veramente carina questa cosa, è un tavolino ripieghevole basso, ve lo faccio vedere, chiuso prende questo spazio qui, quindi è veramente ridicolo. Aperto hai la parte sopra, che è questa che io adesso sto andando a srotolare, che è quella poi che si andrà a mettere sopra. All'interno, vedete com'è fatto? Ok, all'interno c'è questa parte che si va ad aprire, ok, e questi ganci che tutte le volte mi ci incastro, questi ganci, vedete, vanno a mettersi così, e questi ganci vanno sopra di qua e sopra di qua. Perfetto, adesso troviamo un punto saldo. Questa parte che noi abbiamo srotolato, vedete lateralmente che ha questi cricchi, la andate ad aprire e lui diventa una roba tutta lunga. Tutta lunga, noi la andiamo a mettere sopra, vedete che ci sono degli specie di agganci qua, tac, tac e tac, fatto il nostro tavolino. Vedete l'altezza dal suolo, parliamo di scarsi 50 cm, ecco perché ve lo apro di fianco, ecco perché ho optato per questi, d'accordo? Quindi voi volete che siete a questa altezza con il vostro culone e appoggiate la vostra roba qua sopra. Tutta questa roba, tenete conto che questi sgabellini costano, quando sono in offerta, e adesso sono in offerta, mi pare 3,50 € l'uno e credo 15 € il tavolino. Noi abbiamo tutta la parte che ci serve all'esterno. Adesso richiudiamo tutto, lo leghiamo con un fantastico nastro e andiamo a mettere nella parte che ci è rimasta libera di Paguro. Dai tu! E bentornati nel bagagliaio di Paguro. Ora, come abbiamo riempito l'altro lato, andiamo a riempire questo. Fra l'altro sotto da me c'è anche questo, che è il gancio traino, perché la mia macchina è dotata anche di gancio traino. Ricordatevi che qui c'è la presa 12 volte, di cui la mia presina è qua, se vi ricordate quando abbiamo fatto le prove, quindi questa zona mi deve essere anche utile per essere, cioè diciamo, deve essere libera a quel punto per essere accessibile in questa parte. Guardate come ho legato il tavolino e i 2 sediolini, in modo che prendano questo spazio, e guardate un po', riescono perfettamente ad alloggiarsi qui dentro, stando in maniera abbastanza stabile, guardate, e lasciandomi libera la presa 12 volte che è qui, quindi diciamo non ci vado a prendere contro. Posso prevedere, oltre ad averli legati fra di loro, un legaccio in modo che stiano qui fermi, ma diciamo che di fatto noi abbiamo il 4x4 con tutto quello che mi serve per mangiare, tutto quello che mi serve per lavarmi, per dormire, per cucinare, per stivare, il tutto non male, tanta roba in veramente poco spazio. Quindi questo è un altro
Piccolo step, ragazzi, spero che vi siano stati utili queste informazioni. Parleremo meglio poi dei prodotti, soprattutto quando andremo a fare il piccolo test con Paguro, che faremo un fine settimana e vediamo un attimino completamente wild e vedremo un attimino come si comporta tutto il nostro equipaggiamento. Direi, ragazzi, che per oggi ci vediamo domani. Buongiorno, è direttamente venerdì, perché giovedì ce lo siamo fumato, la scheda SD ha detto più, che belli momenti. Allora, ci siamo persi purtroppo una lavorazione che vi devo spiegare oggi veramente in 30 secondi e ci mettiamo sotto subito. Stiamo creando la veranda di chiusura che verrà a formarsi quando io ho aperto la tenda. Ieri avevo lavorato questi vecchi teli in PVC, tutto materiale di recupero, 2 cerniere lampo e tutto. Ve le spiego mentre le faccio. Adesso monto le prime 2 parti laterali e poi mancherà la parte frontale, che è questa a scendere, perché qui davanti, ragazzi, ci verrà veramente tanta roba. Questa cosa sarà una cabina spogliatoio, bagno, doccia e veranda esterna, anche magari per sedersi e tra virgolette mangiare. Ora al lavoro, cominciamo subito a fare queste cose e dopo ne parliamo. Oh, la prima botta ce l'abbiamo fatta, mi dispiace che, ragazzi, non è venuto quello di ieri perché era la preparazione dei teli, questi di montaggio. Poi la prossima settimana ne parliamo meglio, però guardate che come riusciamo ad avere un ottimo spazio anche, guardate da dentro, cioè rendetevi conto che sapete che io non sono piccolo, cioè ho praticamente più di 1 metro quadro di spazio vivibile, oltre che posso allargare, vedete, semplicemente con un piccolo tirantino, e verranno tenute ferme, come avete visto, da queste 3 calamite che adesso andremo a incollare nella parte esterna, quindi sia da questa parte che da questa parte. Manca, come immaginate, questo telo, perché ho finito il materiale, non ne avevo più, quindi lo andrò a comprare. Sono i teli che si usano per coprire la verniciare, questi hanno 10 anni, quindi quelli nuovi glieli vado a cucire sopra in modo da irrobustirglieli. Che bella settimana, ragazzi. Oh, abbiamo un gazebino vista mare, no, vista bosco, però fa niente. Ragazzi, alla prossima settimana.